Ciao ragazzi, volevo fare con voi una riflessione, volevo condividerla, voglio vedere un po' come la pensate, per capire se sono io esagerato. Questa è proprio mia, che io guardo il calciomercato, lo analizzo, lo racconto, vi do le mie opinioni, ma questa è un'opinione forte, per cui sicuramente dividerà un po', no, il pubblico, ma sono curioso di leggere se la pensate come me o diversamente da me. E poi voglio parlarvi di alcune novità e vi faccio una domanda sempre legata a questa novità. Sareste disposti a fare questo? Però ci arriviamo col video. Intanto bentornati, terzo video. Ringrazio ancora il professor Bava per aver dato, insomma, disponibilità alla creazione di questo contenuto che vi tornerà utile per ragionare sul mercato e per capire la dinamica economica che muove il mercato. Importante, molto importante, perché è forse la cosa principale in ambito di calciomercato, perché le nostre aspettative, le nostre idee sul mercato vanno alimentate da una conoscenza di base. Non parlo proprio a livelli esagerati, non dobbiamo essere dei commercialisti, ma dobbiamo capire qual è la dinamica che porta agli eventuali colpi di mercato. Abbiamo parlato di come potrebbe essere contabilizzato lo stesso Douglas Luiz, cioè tante cose interessanti, tante chicche una dietro l'altra, dai ammortamenti, gli ingaggi, la strategia della Juventus attuale di Giuntoli, come potrebbe essere contrattualizzato Douglas Luiz. Insomma, andatevelo a vedere perché sono 25 minuti che vi torneranno utili in qualsiasi ragionamento, e al bar potrete dare prova di voi con i vostri amici di saperne più di loro. Ora torniamo a noi e parliamo un po' della riflessione che voglio sottoporvi. Io sono un po' adirato, quasi scocciato, no? Forse l'impazienza che mi causa questo sentimento, perché è un'aspettativa legata a questi due giocatori sul fatto che debbano decidere in tempi abbastanza brevi. Vi voglio parlare di Rabiot e Chiesa. Il primo è quello che mi fa incazzare di più, Rabiot. Perché? Ha una proposta sul tavolo interessante, ha la possibilità di avere la fascia da capitano, ok? Può diventare un uomo importante per la Juventus. Lui, di tutta risposta che fa, si gratta i cosiddetti, prende tempo e noi siamo lì a soffiarci il dito, ad aspettare che il signor Adrien Rabiot faccia qualcosa. Cioè, siamo la Juventus, gli abbiamo fatto una proposta importante per una ricostruzione, lui anzi dichiara qualcosa: ah, Thiago Motta la sua carriera, io la mia, deciderò a fine europeo, eccetera. Ora io mi chiedo quanto una squadra possa rimanere ancorata alle richieste di un giocatore simile. Se la Francia arrivasse in finale, finirebbe il torneo il 14 di luglio. La Juventus potrà mai rimanere con un dito nel sedere aspettando il 14 di luglio e i porci comodi di Adrien Rabiot? Io credo, ragazzi, di no, francamente. Anche perché il 14 è già una data avanzata e la Juventus ha già iniziato il lavoro di raduno, eccetera. Per cui capisco l'impazienza della Juventus e credo fortemente che l'acquisto di Khéphren Thuram, che secondo me avverrà a inizio settimana prossimo, porterà Adrien Rabiot a non avere più un contratto valido con la Juventus, e quella proposta cadrà di conseguenza. Questo è quello che mi aspetto. E vi posso dire una cosa: io in genere sto sempre dalla parte della società, non do mai la ragione ai calciatori. Sono fatto così perché sono stato dirigente, so cosa si prova a essere calciatore, ad avere i propri problemi da calciatore e ad avere invece i problemi di dirigenza. La dirigenza pensa sul collettivo, il giocatore pensa a se stesso, sempre, sappiatelo. È la regola fondamentale per la gestione di un gruppo. Se si dà peso a un singolo dipendente, il dipendente pensa a se stesso, non pensa sempre al bene dell'azienda. Poi spesso le cose coincidono, la sua prestazione è ottima, coincide con il benessere dell'azienda stessa, ma chi è manager deve pensare al bene dei dipendenti, al bene dell'azienda tutta, e quindi deve decidere di conseguenza. Per quello io non sto mai dalla parte dei giocatori.
salvo ovviamente non ci siano delle situazioni particolari, perché non è che i manager sono esenti da colpe, tutt'altro, quando c'è da criticare li si critica, ma in questi casi credo che Giuntoli faccia bene a spazientirsi, faccia bene a virare altrove, prendere un altro giocatore e mettere il punto a questa storia. L'altra storia è legata a Federico Chiesa, che secondo me si è un po' illuso di poter attrarre grandi squadre dopo un post-infortunio un po' travagliato. Con lui che l'abbiamo visto a spizzichi e bocconi l'anno scorso, perché non ha mai dato continuità nelle partite che contavano, non c'è mai stato. Quest'anno, scusate, la continuità c'è stata a livello fisico, tuttavia le performance sono state molto al di sotto delle aspettative. Per cui chiedere ad oggi un rinnovo a rialzo è, a mio parere, un qualcosa che fai per l'immagine che hanno di te i dirigenti, i tifosi, eccetera. Ma di fatto quel rinnovo a rialzo ad oggi Federico Chiesa non lo merita. Federico Chiesa merita lo stesso stipendio per ancora qualche anno e magari con qualche bonus variabile. Se poi c'è margine per ritrattare il contratto, ci si siede, si trova una quadra e si va avanti con quel discorso. Perché ad oggi qualsiasi opportunità alternativa alla Juventus di carriera per Chiesa è un downgrade per lui. Fine. Non c'è il Liverpool, non c'è una squadra di Premier, non c'è una squadra spagnola forte. Ad oggi qualsiasi scelta per Chiesa è un downgrade. C'è poco da girarci attorno. Gli conviene a lui? No, credo che convenga riallacciare i rapporti con la Juventus subito, trovare il famoso rinnovo ponte alle stesse cifre per qualche anno in più, rimandare il problema e dimostrare sul campo. Questo è. Un'altra cosa interessante, ragazzi, è legata a Danhausen, che ha un entourage che tende molto a pompare il ragazzo sull'eventuale impatto che potrà avere nell'immediato. Cioè, loro sono convinti che Hausen sia pronto da Juve. La Juventus invece non crede che Hausen sia pronto da subito. Può diventarlo in un processo di maturazione, ma ad oggi Hausen non può essere il titolarissimo della Juve. Se una quarta/quinta riserva mi può anche star bene, però deve dare anche lui tempo alla squadra di inglobarlo. Non può assolutamente pretendere dall'alto di uno status anche lui la titolarità. Ad oggi nella gerarchia Juve partirebbe sicuramente dietro Rugani, ma sono convinto che ha le qualità per scalarla quella gerarchia. Ma quando prevale il senso di impazienza da parte dell'entourage che spinge, da parte del ragazzo, di voler cambiare aria, di voler dimostrare altrove, e poi anche altrove non hai dimostrato, qualcosa secondo me lì si è sfilacciato, il rapporto tra la Juve e lui. E credo che adesso l'entourage del ragazzo voglia piazzarlo altrove, in una piazza che possa valorizzarlo. La Juventus sicuramente cercherà di capitalizzare questa cessione. E io ragazzi vi dico, vendessimo Hausen fuori per 30 milioni circa e prendessimo Calafiori, beh, quale sarebbe il vostro parere? Io vi dico la mia, con enorme dispiacere, perché questa impazienza secondo me causerà più danni che benefici a un giocatore come Hausen. Vi dico tutta la vita, ben venga Calafiori, che è un giocatore molto più pronto, più oneroso, sicuramente, eccetera, ma dal punto di vista dell'impatto che Calafiori potrà avere alla Juventus, beh, è totalmente differente, no? Uno che parte da quarta-quinta riserva, l'altro invece che parte subito da titolarissimo, inamovibile in coppia con Gleison Bremer. Questa è la mia opinione. Anche qua il ragionamento, la Juventus ha la capacità di fare il colpo Calafiori anche senza cedere Hausen. Sì, ne abbiamo parlato col professor Bava, tuttavia per una questione di contenimento di costi la Juventus darà ora priorità alle cessioni e poi di conseguenza farà gli ingressi e quindi gli acquisti. Abbiamo visto un po' la modalità con Keferin Thuram e Moise Kean. Non è che servisse necessariamente Moise Kean via per portare Keferin Thuram dentro, però liberiamo uno spazietto e ne mettiamo un altro dentro, perché se rimaniamo inguaiati nella campagna cessioni rischiamo di ingolfare la macchina di costi ulteriormente. Per cui è tutta una questione di togliere e prendere, togliere e prendere, togliere e prendere. Questa è la strategia. Detto ciò, io vi auguro un buon weekend, un buon inizio di weekend e sempre fino alla fine ragazzi. Forza Juve, ci vediamo domani mattina, un abbraccio belli.